vi ha contattato un cliente per pubblicizzare, diciamo, la sua festa. Però il vostro capo vi ha detto, ha pagato una palanca di soldi, gli ha pagato tutto subito e ha pagato anche gli extra in anticipo. Vuole che vengano fatte foto del suo attico per la festa e che venga pubblicizzato tramite profili privati. Punto. Una cosa quindi tra l'altro è anche una cosa abbastanza anomala, perché sì, vuole fare pubblicità però mirata. E quindi poi comunque, l'ha detto il capo, comunque il primo appuntamento per il sopralluogo vi ha detto che sarà per le 8 di sera dell'attico, perché vuole che ci siano le luci comunque notturne, perché comunque essendo che sarà una festa in maschera di sera, vuole che ci sia lo stesso mood. E poi in seguito, se si vuole anche fare delle foto in giornata, si metterà d'accordo col cliente. La sua giornata solitamente appunto non è chissà quanto entusiasmante, fa un lavoro normale in una città a quanto pare normale per lei, quindi sì. non ha chissà quale vita poretta. E quindi una volta che si sbriga il suo lavoro, quando ormai non riesce più a distinguere l'errore dal giusto, mette via tutte le cose, raccoglie tutti i progetti, salva quello che c'è da fare, sistema, picca tutto l'occorrente in macchina e va via. Allora, siete arrivati lì prima, però fra tutto, tra il parcheggio, sistemare, siete lì con un quarto d'ora di anticipo, siete arrivati nell'ingresso. A un certo punto vi fanno chiamare, vi dicono potete salire, l'appartamento è agli ultimi piani, vi indicano il numero, voi prendete, salite, appena arrivate all'ingresso vedete che esce un ragazzo abbastanza giovane. Buonasera signore, siete qui per l'appuntamento delle 8? Sì, abbiamo portato l'attrezzatura per il lavoro, ci ha mandato l'agenzia. Oh, guarda. Ok, perfetto. Il mio capo adesso è un attimino impegnato in riunione, ma mi ha detto intanto di farvi iniziare a accomodare e preparare la vostra attrezzatura. Poi arriverà a spiegarvi cosa vuole in preciso. Ha detto se volete comunque iniziare a scattare delle foto non ci sono dei problemi, mi ha lasciato a me a disposizione in caso se aveste bisogno di qualcosa. C'era Ophelia Moore, mandata naturalmente dall'agenzia. Ok. Lei è la mia collega Christine, ci occuperemo di fare le foto. Voi preparate la vostra struttura, comunque il posto è bellissimo, sembra proprio la corte di Luigi. Sì, proprio, sembra proprio la corte di un re, no? E si dici, mamma mia, vabbè, voi iniziate a fare le vostre foto. Ritorna il maggiordomo e vi porta questi 2 bicchieri su un vassoio d'argento e sono 2 bicchieri di cristallo. Così, tenete pure. E vedi che di fianco vi ha lasciato anche tipo dei piccoli snack vicino al cosa, se in caso dovesse venirvi fame, ve li appoggio su un tavolino lì vicino. Siete stato gentilissimo, vi ringrazio per tutta questa cortese attenzione. Vi lascio lavorare signorine, ho delle cose da fare. Quando arriverà il signorino verrà lui da voi. Quando a un certo punto, mentre tu stai scattando una foto, senti il suono di un violino che è dietro di te. E quando ti giri vedi questo ragazzo molto bello, capelli ricci, pelle candida come la neve, che con un vestito chiaramente da musico, quindi chiaramente immagini il frac, camicia bianca, ed è lì che sta suonando questa sonata e tu sei lì così spiazzata, come nel senso quatta quatta, insomma, rimani un attimo spiazzata, non so che cavolo è, quando comunque nel passare cioè tocchi soltanto leggermente la macchina fotografica col piede, nel senso non è che la fai cadere, però tipo è presente come quel tac tocchino e senti lui che si ferma. Scusi, non volevo disturbare la vostra sonata, che tra l'altro mi ha incantato, se devo dire il vero. Oh, interessante. Per una cosa neanche così completa non so come possa incantare qualcuno.
non penso... solitamente la gente si incanta anche per molto meno, si incanta per una fotografia o per qualcosa che magari a noi può sembrare per l'appunto incompleta o non che raggiunga il nostro standard di perfezione. Però sono gli altri a decretare cosa è bello, cosa è piacente, che poi può piacere a noi o meno. Questo lo dicono chi non ha talento. E questo è anche vero, ma noi abbiamo piacere. Ophelia Ridge. Piacere. Amadeus Wagner. E invece quando guardi dentro per cercare Cristina, che tu dici non vedi la tua amica dentro. Mi perdoni, posso farle avrei tante domande, però se magari me ne darà atto un giorno di potergliele fare. Ha per caso visto un'altra ragazza all'interno della stanza quando è arrivato? Ah, ma io sono sempre stato qua. È lei che non mi ha notato. Ho visto mentre sistemava tutta l'attrezzatura. Però era troppo concentrata, probabilmente. Scusi, ma solitamente quando io sono immersa nel lavoro faccio veramente poco caso all'altra gente che mi circonda, ma mi deve veramente scusare. La capisco, anche io sono così, per quello che non l'ho disturbata. Stavo contemplando la luna mentre lei lavorava. Di una bellezza magistrale, oserei dire. E vedi lui che si abbassa un attimo sul tuo volto, ti guarda negli occhi. È interessante lei, lo sa? Lo prenderò per un complimento alquanto particolare, dato che non mi era mai stato detto, quindi vi ringrazio. Anche voi siete una persona davvero interessante. E non è semplice che lo dica. Solitamente la gente mi annoia. Non la capisco la noia. È una brutta cosa per noi artisti. Quel margine di perfezione che non raggiungerai mai. Quella cosa che fai e rifai a un certo punto ti provoca noia. Avrò piacere magari di continuare questa discussione in qualsiasi momento. Ma ho bisogno di terminare questo lavoro e di recuperare la mia collaboratrice, che non ho la più pallida idea di cosa ha fatto. Ma ehi, gente noiosa! Ne sono sicuro, non si preoccupi. Va bene, la lascio sul lavoro. Ti metti a cercarla, vedi che ci sono un paio di porte e a un certo punto, aprendo una porta, vedi su un letto la tua amica con il maggiordomo e un altro uomo. Mi vedono... Stavo per una frazione di secondo che a rielaborare quello... Cioè, tipo, lo sto vedendo davvero. Tu hai continuato, tipo 5 minuti dopo vedi la tua amica uscire, cioè più o meno, immagina tipo la camicia legata però male, no? Giacchettino anche lì messo, ma fa, Ophelia, scusami, ma pensavamo che avevamo finito le foto, avevi detto che quando avevamo finito potevamo cercare il maggiordomo e poi vedevo che tu non ti staccavi, ho provato a chiamarti ma restavi lì fuori. Sei una persona veramente interessante, te lo giuro, non me lo sarei mai aspettato. Però penso che dobbiamo settare dei paletti sugli eufemismi, perché io ero ironica. E vedi, mentre voi state discutendo esce un uomo e fa: ma dai, non sei a prenda con la ragazza, mi perdoni, è stata colpa mia. E vedi quest'uomo qua che, allora, se il maggiordomo era bello, ok? Un dio greco. Questo, esatto, mi perdoni, è colpa mia, vorrei presentarmi, sono Giacomo. Se a lui va bene, a te va bene, e il maggiordomo va bene anche a me, noi siamo tutti felici, professiamo l'amore, fatto la foto alla luna, abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare, quindi secondo me siamo anche liberi. Ma volevo invitarvi a restare qui, però se non volete rimanere... No, siamo liberi. Vedi la tua amica fa: no, devo andare a casa dal mio fidanzato. C'è un fidanzato? Sì, stiamo uscendo da un annetto ormai, Un anno? Okay. Sì. Ok. Sarebbe interessante avervi entrambe. È stato davvero un piacere. Allora vi conterò come 2 partecipanti per la mia festa. Sono sicuro che anche Amadeus sarà contento. Beh, e allora sarà soltanto un onore poter partecipare. Va benissimo. E siete in macchina? Ti faccio, senti. Sì.
Mi spieghi cosa diamine è successo là dentro? Non lo so, figlia. È venuto lì il signor Giacomo, ha Sì. iniziato mi ha chiesto un paio di cose delle foto, abbiamo iniziato a parlare e poi mi ha chiesto se volevo andare in camera con lui e il maggiordomo. Gli ho detto di sì e abbiamo iniziato a fare. Però ammetto di Ma aver figlia, avuto io non volevo farlo. Io non so, cioè volevo farlo quando me l'ha detto, ma adesso me ne pento tantissimo. Come farò con Eric? Cosa gli dirò? Quanto ci teniamo ad Eric? Mi stava andando tutto a gonfie vele, parlavamo di progetti futuri. Sì, però È un sai ragazzo che magari certe volte la mente e chiamiamolo il cuore, se proprio dobbiamo essere irrazionali nei modi di pensare, ma mente e cuore spesso e volentieri vanno in contrasto. Quindi magari non è che tu vuoi qualcosa e stai andando dal lato opposto? Può essere che No, magari io non sei ero sicura che Eric reale. era. No, ero sicura. Poi dopo quello che ha fatto per la mia famiglia, ha pagato l'intervento di mia nonna, Sì, ma mi capisci che ha, non mi ha può essere aiutato una quando avevo relazione dei con benefici. problemi. Sì, ma tu stai con Eric per quello che ha fatto o per quello che potete costruire insieme? Cioè, è questa la cosa sostanziale. Cioè, tu stai con Io lui solo un perché... ragazzo così non penso di trovarlo da un'altra parte. Diciamo che mentre tu stai cercando un posto, lo trovi un posto. Ok. Ok, è il parcheggio di una chiesa. No. Lei appena Ok, sì. vede la chiesa ti fa: Ofelia, fermati, ti prego, fermati, devo andarmi a confessare, per favore. Ok, va bene, Ti prego, fermati, Sì, fermati. sì, sono ferma! Ho il piede sul freno, non abbiamo frizione in America, sul freno. Ok. No, non ti No, lascio per favore, qua. voglio stare da sola. No. Sei lontana 3 km da casa. Vedi che lei esce, chiude, ti ha fatto vedere che mandava il messaggio al padre, chiude e corre per andare verso la chiesa. Aspetterò là, mi metterò là, chiudo la portiera e aspetto. Chiamo un attimo Eric. Perdonami il disturbo, perdona Sì, pronto? l'orario. Sì, sono figlia, ciao. Ciao figlia, che succede? Post lavoro abbiamo avuto un problema un attimo, ci siamo fermati nella chiesetta. Il problema è che Cristina ci teneva un attimo a stare là dentro. Il lavoro è stato pesante. Cristina? Sì, il lavoro è stato Ma pesante. ha sempre detto che erano cavolate per lei, quelle cose lì. Non lo so, guarda, sarò onesta. Mi devo preoccupare, Ofelia? No, era soltanto un lavoro pesante, gente più pesante del solito, sai come sono i ricchi e quindi un attimo dai, va voleva- bene, vengo lì allora, dammi il tempo che mi preparo. Passano altri 10 minuti, Cristina uscirà dalla chiesa. Arriva, ti guarda, fa: ma sei ancora qui? Ti ho detto che non me ne andavo, vedi che sta arrivando pure Eric. Mi hai fatto preoccupare. Come sta arrivando Eric? Arriva Eric, si avvicina subito a Cristina. Come va? Tutto bene? Mi ha detto Ophelia che sei andata in chiesa, cosa è successo? Lei ti guarda, qualche ragazzetto ti guarda, di merda. blink. Sì, e infatti io subito entro nella discussione e gli faccio: guarda, c'è stato qualche ragazzetto di merda che si è divertito con la nostra macchina e quindi ci ha sgonfiato la ruota. Siamo arrivate qua con il cerchione, speriamo che non si sia rovinato. Io ho voluto fare quello che potevo fare, ma non ho una cazzo di pompa per gonfiare la ruota e quindi siamo fermati nella prima chiesa. A lei è sembrata un'ottima idea pregare che la macchina andasse bene. È così, Cristina? Non sei voluta andare a pregare neanche quando tua nonna stava male e vai... Cosa dovevamo fare, Eric? Lasciala stare, perdonaci. È stata veramente una giornata pesante, però eravamo ferme qua, l'unico che potevamo chiedere aiuto era Dio. A quanto pare a lei è sembrata un'ottima idea, io ho evitato. Lei tipo scoppia a piangere in modo... dice: perdonami Eric, non volevo farlo. Lui è tutto... Cosa stai dicendo? Scendo dalla macchina e mi allontano, non mi interessa sapere la loro discussione. Lui si accosta un po' lì, vede a un certo punto che tipo la lascia andare, si fa dei passi all'indietro, tipo lo vedi fa dei gesti tipo da arrabbiato, così, prende, sale sulla macchina e se ne va. E vedi la tua amica che si alza e inizia a correre via per la strada.
No, no, certo, tu provi a seguirla, ma a un certo punto vedi che gira per un vicolo e niente, tu torni a casa e niente, ti metti a dormire, eccetera. E la mattina dopo vedi comunque lei che rientra. Ragazzi, guardate che penso che andrò via, non me la sento di continuare a star qui. Senti, ok, ieri sera è stato tutto molto pesante e terribile. Lo ammetto, sono costretta anche ad ammetterlo per quello che ho potuto vedere, ho potuto capire. Ma Lei sembra che comunque quando tu parli non ti sta ignorando, sta guardando gli altri due colleghi e se ne va in camera a preparare le sue cose. Niente, diciamo, la cosa, tu ormai hai capito che lei non ne vuole sapere di te, quindi tu, vaffanculo. cazzi so, sarà passato un mesetto da tutto questo. Vi arriva una chiamata dicendo che la vostra amica è stata ricoverata nel reparto di psichiatria della città e vi chiedono se potete andare da lei, visto che i parenti in questo momento non possono andare e avrebbe bisogno di qualcuno. Certo, cioè, sì, comunque è un essere umano. Vi dicono che sembra che a un certo punto abbia iniziato a dare di matto mentre era in giro per la strada e tipo ha iniziato a picchiare la testa contro le pareti dicendo sono sporca, sono lurida, e abbia aggredito anche qualche passante così. Ma sembra che la madre non abbia voluto saperne, visto quello che aveva fatto, e ha detto che per quanto le riguardava poteva stare in mezzo alla strada insieme agli altri infedeli. Sono rimasto un po' scosso quando abbiamo sentito la frase. E il padre non siamo riusciti a contattarlo, quindi se ne sta occupando il turno serale della ragazza. Capisco. E quando inizierà il turno? Bah, guardi, tra una ventina di minuti dovrebbe essere qua il dottor Tech. Va bene, io allora attenderemo qui in sala. O... Ah, va bene, vedi che l'infermiere si avvicina al tuo collega e fa: "Beh, intanto lei potrebbe firmare delle carte." E il tuo collega fa: "Sì, sì, dai, ti va, fa Ophelia, tranquilla, ci penso io." A un certo punto vedi, a un certo punto mentre lui sta facendo le cose, vedi passa un medico e vedi che sul tesserino c'è scritto Dottor Jarvis Tech. Scusi, posso... Sì? Mi dica. È ricoverata, è stata ritrovata una settimana fa, una vostra paziente, mi hanno detto che era possibile parlare con voi appunto, Ah, della siete i condizione. colleghi di Christine? Sì, hanno chiamato noi dato che nessun altro ha voluto Ah, presentarsi. prego, guardi, stavo per andare nello studio, ma visto che siete già qui, Sì, venga, il mi mio segua. collega, sì, se possiamo aspettare un attimo, il mio collega magari è stato chiamato Lui, anche lui ti lui. guarda e fa: "Ah, no, inizia ad andare, Ophelia, finisco di compilare qua, poi in caso ti raggiungo." Va bene, ok, quindi vabbè, lo seguo nello studio. Ah, guardi, la ragazza non capiamo cosa sia successo, non sembrava che avesse sintomi prima di tutto questo, ma se stiamo provando a darle un po' di antidepressivi, sembra che sia stata sconvolta da qualcosa. Purtroppo abbiamo dovuto anche metterle la camicia di forza ieri sera, continuava a graffiarsi e cercare di dilagnarsi il petto. Ha anche provato la prima sera ha cercato di inficcarsi una forchetta nell'orecchio, infatti adesso ha una ferita. Non dice di sentire della musica, ma penso che stia delirando. Beh, certo. Posso fare una domanda? Quando è stata ritrovata, avete detto che appunto è stata ritrovata per strada, giusto? Sì, assolutamente. In che Aveva appena zona? aggredito un uomo. In che zona è stata ritrovata? È stata trovata, ti dice praticamente la zona quella dell'attico di Giacomo. Potrebbe essere che gli ultimi avvenimenti non siano stati
di grosso impatto, ma probabilmente sono stati quella goccia che hanno creato dei problemi alla mente della sua amica o della sua collega. Ok, comprendo. Una diagnosi preliminare le è stata potuta fare o sta assumendo solo È dei ancora... farmaci per Per ora le stai sedarla? dando dei farmaci esattamente per tenerla, perché una volta che il soggetto sarà un po' più gestibile, potremo iniziare una terapia vera e propria per cercare di capire cosa possa averla portata a questo. Se neanche la terapia dovesse funzionare, cercheremo di usare dei farmaci più potenti e vedere se riusciremo a far sì che riesca a non farsi del male. Purtroppo quello che mi preoccupa di più è che lei dica che tutte le notti senta della musica. Beh, comunque se vorreste parlare con la Sì. vostra amica, secondo me le Eh, potrebbe essere d'aiuto. sì, sì. Tu entri, prendete il telefono. Ciao Feia, come stai? Io sì, sto bene, non ti preoccupare di me. Tu come stai? La musica non smette. Che musica? Che musica Tu non la senti? senti? Momentaneamente no, ma sai che io spesso non sento tante cose, non sento quando mi chiamano, lo sai. Deve aiutarmi. Certo, Loro dicono che sono pazza, ma non è vero. certo che non lo sei, è solo un errore perché tu sei qua. Però dammi una mano, cerchiamo di scoprirlo insieme. Che musica senti? La musica di un violino. Tutti danno di matto quando inizia a suonare. Tutti Il dottore danno di dice che sono matto. pazza. Sì, anche ieri sera vedevo tutti gli altri pazienti che impazzivano. Il dottore che rideva, contento. E la Devi musica portarmi non via sa. di qua. La musica non sai da dove venga, la sentite tutti. Non lo so, la sento nella mia testa, figlia. Da quando la senti? Da quando sei qui? Sì, tutte le notti. L'ho Ti, sentita anche quando ero da Giacomo. L'ho eh, sentita anche lì. ti posso... E- È per caso la sonata alla luna di Bach? Di Beethoven, scusami. È quella? sì, è quella. Quella l'ha suonata Wagner. La sera in cui... Ma cosa stai La dicendo? sera in cui siamo state lì. Ma Ti sto dicendo non che hai c'era ragione, nessuno, non sei c'era solo matta. Giacomo. No, E cosa era e cosa lui. ci fa in un manicomio, Wagner? Non penso che sia qui, spero che non sia qui quantomeno, nessuno dovrebbe essere qui in questo momento, ma se è la stessa musica, la prima volta che l'abbiamo sentita, so di che cosa stai parlando, la prima volta che l'abbiamo sentita è stata quando siamo andati a fare le foto, lui la stava suonando mentre noi stavamo facendo le foto, lui è sempre rimasto là. Ma non c'era nessuno fuori con te, c'eri solo tu? Il violino a terra, sì, era là. Era... Che violino a terra? Hai scattato pure... Come che violino a terra? C'era Io non ho scattato nessuna foto quella sera. la foto al lampadario, subito dopo c'era un'altra foto dove ritreva me. Pensavo che l'avessi scattata tu. Ma se io ero fuori nella fotografia, come... Chi cazzo l'ha scattata questa fotografia? Se... C'era qualcun altro. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Sì. Ok, facciamo una Sì. cosa. Ti porterò fuori da Ti qua. prego. Ti porterò fuori da qua, però devi... Resta qui stanotte, per favore. Resta qui. Sì, se mi fanno rimanere sì, se non mi fanno rimanere però devi collaborare con No, me. non ti faranno rimanere, chiudono sempre tutto. Però posso farti trovare aperto. Allora, facciamo una cosa. Se mi Non trova... abbiamo molto tempo. La sento, sta iniziando. Ok, hai solo un modo, se ti faccio fuggire se ne accorgeranno tutti, ti cercheranno. Vedo se riesco a portarti fuori. Cerchiamo di fare una cosa Io alla legge. ti lascerò aperta la porta sul retro no, tra 20 minuti, ok? Stanno arrivando. Grazie, Ophelia, ti voglio bene, perdonami, scusami. Mi fermo un attimo a parlare col collega. Un po' titubante fa, ma l'ha chiesto anche a te, Christine. Che cosa?
di portarla via. Ah, sì. Ha detto la stessa storia dell'infermiera anche a te? Sì. E mentre eri fuori, ho cercato di... mi ha descritto chi era, ci ho parlato. Ti Mi ha sei fatto aprire? detto... Sì. Vuoi tirarlo fuori? Conosco un amico, si chiama Danny. Cosa... cioè... Potrebbe... Qui in città lo chiamano Danny lo Smith. cosa ci Potrebbe dovrebbe fare? aiutarci... A galera? Potrebbe aiutarci... No, potrebbe aiutarci a portare via Christine. Ok, dobbiamo Visto che trovare ho un fatto posto un dove... lavoro per il suo capo una volta, Sì, mi ha ma dobbiamo trovare un posto dove detto... metterla, perché il... dove abitiamo è Beh, il primo posto. mettiamo gli scotch, quelli... Ti fa vedere, tipo quelli che si usano per oscurare, li mettiamo qua su dietro il vetro e la mettiamo qua In dietro macchina sopra sì, ma poi a l'attrezzatura. casa dove la porti? No, chiamerei Danny, mi ha detto che posso chiamarlo a qualsiasi orario in caso. Dove... E gliela daremmo a lui. La faremmo. Gli chiederei se può. Se vuoi, prova a chiamarlo e vedere cosa mi dice. Ma aspetta, quanto ti fidi di questa persona? Ah, Quanto vuole essere pagata? no, no, mi deve un favore per quello che ho fatto al suo capo. Non mi interessa. Lui esce che fa la sua chiamata e dice: ok, ok, grazie, grazie, non ti preoccupare. In serata ti faccio sapere quando stiamo arrivando al rifugio. Ok, grazie ancora, Danny. Metti giù fa. Danny mi ha detto che non ci sono problemi a portarla Da lui? da lui, che poi ci penserà lui a trovarle una sistemazione sicura. Ok, Però dobbiamo portargliela entro l'alba. ok. Quando arrivate sul retro vedete che c'è tipo l'inserviente, ma il collega ti dice lui è quello che ci fa entrare. Voi scendete, entrate praticamente da un cancellino diciamo da dietro il manicomio, vi sgaiattolate, non solo appena entri nella prima stanza guardi così proprio a occhio e vedi un tizio che è lì così tipo con le mani tra i capelli che tipo sta facendo così. È arrivata nella sezione celle di isolamento. Vedi che qui le celle ce ne sono meno rispetto a quelle di prima. Le porte sono con lo spioncino, quindi che sarebbero tipo da alzare per guardare. Però, vabbè, lui, il tuo collega, lo sa, ti ha detto che è l'ultima in fondo. Mentre state andando, a un certo punto sentite il tuo collega e iniziate a sentire dalle stanze: no, basta, basta, e sentite tutte le porte che iniziano a picchiare, tipo inizia a sentire anche la voce di Christine: no, ti prego, basta, no, 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 chi è? Non lo vedi, Ophelia? Lì. Tipo, amici, Oh no, non faccio, non c'è niente. scusa. Apro la porta di Cristina. E vedi lui che tipo corre via. Tu prosegui, vai Io verso apro la porta a Christine. Tu provi ad aprirla, ma È chiusa. è chiusa. Io corro verso l'esterno. E quando tu provi a uscire dalla porta, diciamo, dalla stanza di sicurezza, quello che vedi è tipo del sangue che schizza verso la vetrata della tua porta. E hai sentito le voci del tuo collega tipo fare no! E poi il sangue contro la porta, tipo che sembra che tu provi ad aprirla e picchia come se ci fosse qualcosa. Tu apri e quello che vedi è il corpo del tuo collega, praticamente, che ha qui tutta la gola completamente, come se qualcosa gli avesse strappata via. Tipo, inizio a tremare e a indietreggiare. E poi inizia a sentirti una voce in testa dicendo: mamma, perché mi hai abbandonato? Perché ci hai lasciato, mamma? Non ho lasciato nessuno, non ho lasciato Mamma, nessuno. perché ci hai lasciato? Mamma.
via, via. Mamma. Questo posto rende matti, questo posto rende matti. Mamma. Tipo, provo a rimettermi in piedi e a fuggire questa volta. Io non ho abbandonato E la musica nessuno. si interrompe. E vedi davanti a te il dottor Teach. Signora, che cosa le è successo? Sta bene? Il mio collega è stato aggredito. È riverso a terra. Ti guarda e dice: davvero è stato aggredito? Mamma? E vedi che da dietro l'angolo esce Amadeus. Signorina, Tipo, è stata una serata noiosa questa. direi proprio di no. Oh. Non la considero. Nel frattempo, tipo, continuo a pulirmi le mani addosso. No, ma non... Lasci perdere, non c'è bisogno che si pulisca. E tu adesso ti riguardi le mani e non c'è niente. Sono pulite. E tipo, gli sprazzi di sangue in giro spariti. Non c'è neanche il tuo collega. Ah, non si preoccupi. È che la musica rende sempre un po' tutti un po' pazzi. Io ho voluto dedicare una canzone per lei. Spero che le sia piaciuta. Incantata. Oh, questo era soltanto un pretesto per incontrarci. Sa, da Giacomo non mi piace troppo parlare. Sono dell'idea, forse sarà purtroppo la mente antica, ma avrei preferito una cena fuori o l'appuntamento al parco, diciamo, che il manicomio. Vede perché. Invece questo è il posto dove dovrebbe stare. Cara, non posso perdere un talento come il tuo. Le prego, non guardi sopra. E alzo lo sguardo. E quello che vedi un enorme ragno che tipo sembra che stia mangiando qualcosa, e vedi delle gambe che tipo sembra che stiano entrando nella sua bocca, e ti sembrano proprio le gambe del tuo collega. Non lo vorresti dire, ma... E mentre tu stai delirando quello che sta succedendo intorno a te, vedi a un certo punto c'è anche Giacomo, vedi che esce anche lui. Amadeus, non ti sembra di aver esagerato? Lui che se la sogghigna, e poi Amadeus che fa: Teach, vai. E vedi Teach che si avvicina a te e fa: bene ragazza, benvenuta nella rete della pazzia. Benvenuta nel clan Malcavo, mia cara Ofelia.